Ciao, benvenuti su Minty Tarot. Oggi esploriamo le energie per la settimana che va dal 1 al 7 novembre. Ma innanzitutto voglio augurarvi un buon 31 ottobre, quindi un buon Halloween. Come sapete da un precedente video che ho fatto, è una delle giornate questa in cui le energie sono molto positive, molto propizie per la lettura dei tarocchi e la divinazione in generale. Bene, abbiamo tre opzioni fra cui scegliere: la prima con il quarzo rosa, la seconda con l'ametista viola e la terza con la calcite arancio. Potete fermare un attimo il video, scegliere con calma, ma comunque seguendo il vostro istinto la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete scorrere il video fino a trovare il capitolo che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! E iniziamo con la variante numero 1, quella del quarzo rosa. Vediamo le energie generali con le carte del karma, i dettagli con i tarocchi per quanto riguarda tutta la settimana e poi i consigli delle carte degli archetipi su che atteggiamento conviene tenere per ottenere il massimo possibile da questa settimana che sta arrivando. Bene, iniziamo con le energie generali. E abbiamo il possente guerriero del fuoco. È una carta che ci incita a lottare per quello che vogliamo ottenere. Quindi può essere un periodo in cui dobbiamo dare il massimo, in cui magari dobbiamo anche difenderci da delle degli avvenimenti, delle persone che magari ci pongono sotto pressione. Può essere anche una competizione per un lavoro, uno studio, una opportunità che ci si presenta. Vediamo i dettagli con i tarocchi. Dunque, la carta centrale è il 2 di spade, mentre a settimana inizia con la carta della papessa e con il 7 di denari e l'asso di denari, mentre la seconda parte della settimana inizia con il 3 di coppe, l'8 di spade, la carta degli amanti. Dunque, avete dei dubbi durante questa settimana perché la carta del 2 di spade indica solitamente un po' un senso di confusione, un non riuscire a prendere delle decisioni. Vedete questa ragazza ha le braccia incrociate davanti a sé, come se si volesse anche un po' difendere da ciò che è attorno a sé, con queste due spade a mo' di difesa, e allo stesso tempo queste due spade che vanno in direzione opposta indica una scelta, più opzioni appunto fra cui scegliere. Però la settimana inizia con due carte di denari molto positive, perché indica che un'opportunità, un'energia che si può facilmente manifestare sul piano quotidiano, sul piano materiale, che può essere anche lavorativo, comunque qualcosa di concreto sta arrivando verso di voi con l'asso di denari. È una opportunità che state aspettando e che sembra avere dei ritardi nel manifestarsi, perché il 7 di denari indica appunto dei ritardi o comunque un vostro atteggiamento di attesa, anche in questo caso magari piena di dubbi e di
come dire, non è un'attesa fiduciosa, diciamo, anche un po' sfiduciati. Questo lo dico perché poi c'è anche il 2 di spade che indica comunque un atteggiamento un po' titubante, un po' dubbioso. La carta della papessa all'inizio indica appunto che ci sono delle forze, delle influenze che appunto stanno lavorando per manifestare questa opportunità rappresentata dal set, scusate, dall'asso di denari, di cui però voi non avete conoscenza, o meglio, ignorate, sono diciamo un po' sotterranee, e quindi appunto un po' sconosciute a voi stessi. Però appunto le carte stanno a indicare che anche se sono è una opportunità che sembra ritardare, che sembra mai arrivare, in realtà sta viaggiando verso di voi, anche se appunto voi non ne siete pienamente consapevoli, con la carta della papessa. La seconda parte della settimana vede delle persone attorno a voi con cui che vi influenzano in parte, dovrei dire mettiamola così, è un'influenza non particolarmente positiva. Il 3 di coppe di solito indica appunto socializzazione, amicizia, o comunque persone che si frequentano, che però appunto vi danno un senso di blocco, o meglio, in realtà non riuscite pienamente a sentire la gioia attorno a voi, come se ci fossero appunto delle persone che in realtà vorrebbero coinvolgervi nelle loro attività, che hanno motivo magari di celebrare qualcosa anche per voi, però in realtà voi vi sentite bloccati con l'8 di spade, vi sentite non liberi di manifestare pienamente voi stessi. La carta degli amanti però è una carta estremamente fiduciosa, così alla fine della stesa indica che appunto qualcosa a cui tenete può appunto manifestarsi alla fine della settimana, che questa opportunità che voi anelate, che però appunto il percorso verso la quale vi sembra un po' dubbioso e di cui non siete particolarmente fiduciosi, in realtà è una buona opzione per voi. Però appunto queste due carte insieme, il 2 di spade e il 2 cioè il 2, la carta degli amanti, che indica comunque sempre una scelta fra due opzioni, vi comunicano che appunto starà a voi decidere che tipo di opzione scegliere. Però appunto la carta degli amanti in particolare vi dice di avere fiducia, di seguire appunto ciò che effettivamente è in linea con voi stessi, con i vostri desideri, con i vostri bisogni. Questa opportunità che sta arrivando, anche se può creare dei dubbi dentro voi stessi, in realtà è in linea con la vostra natura, e quindi può soltanto portare gioia. Quindi il possente guerriero del fuoco in generale direi che indica una battaglia un po' interna a voi stessi, perché appunto avete intrapreso un percorso, state aspettando una opportunità e vi sentite però non pienamente come dire, avete paura di perdere questa opportunità e avete parecchi dubbi interiori su di essa, se appunto vale la pena tutto il percorso che avete fatto per raggiungere questa opportunità, per coglierla.
in realtà le persone attorno a voi le vedo molto fiduciose e siete supportati da una rete di persone che in realtà possono aiutarvi e possono supportarvi. Quindi potrete, grazie a questa opportunità, anche un po' svicolarvi da questa situazione in cui vi trovate di dubbi che vi bloccano, perché questi sono dubbi, quelli manifestati, diciamo, segnalati dalla carta del 8 di spade, sono dubbi che avete voi e che bloccano, che vi bloccano. Quindi non avete in questo caso un blocco esterno, ma lo vedo molto interno, dubbi, paure vostre, che secondo le carte non sono poi tanto giustificate. Questo in generale. Dal punto di vista lavorativo, appunto, state aspettando una opportunità che sta arrivando verso di voi e voi dovete avere fiducia di ciò, anche perché appunto ci sono dei fattori di cui magari voi avete poca conoscenza, che stanno aiutandovi, che vi stanno portando questa opportunità che state sperando. Avete parecchi dubbi questa settimana, in realtà vedrete che verso la fine della settimana questi dubbi verranno sciolti e voi potrete tranquillamente scegliere se cogliere o meno questa opportunità che si sta manifestando davanti a voi. Siete supportati da un buon team di lavoro con il 3 di coppe, che può aiutarvi in questa scelta. E anche qui la carta degli innamorati vi sta indicando di scegliere ciò che è in linea con i vostri desideri naturali, di seguire un po' le vostre passioni, ecco, in questo senso. Dal punto di vista sentimentale, se siete liberi, vedo che ci sono appunto delle opportunità che state aspettando, di incontri, qualcosa di concreto che sta arrivando verso di voi. Avete dei dubbi con appunto sia l'8 di spade che il 2 di spade, però appunto attraverso delle uscite con degli amici, delle frequentazioni che farete durante la seconda parte della settimana, avrete appunto l'opportunità di conoscere una persona che appunto vi interesserà parecchio con la carta degli amanti. Se invece siete in coppia, ci sono dei progetti concreti che si stanno manifestando all'interno della vostra relazione, una opportunità, un qualcosa che si apre e che vi darà l'opportunità di festeggiare con il vostro partner durante la seconda parte della settimana. Però appunto non dovete farvi scoraggiare da dubbi, da lavori mentali che appunto vi limitano soltanto, come indica sia il 2 di spade che l'8 di spade. Quindi nell'insieme è una bella settimana ricca di appunto opportunità, con l'asso di denari, un'opportunità che state aspettando da tempo e che appunto voi non dovete dubitare dell'opportunità che appunto vi si presenta. Vi vedo molto un po' spaventati, ecco, mettiamola così, perché ovviamente nuovi progetti, nuove opportunità, nuovi incontri a volte possono anche dare dei dubbi, anche spaventare, però appunto avete ciò che
state per incontrare ciò che è in linea con la vostra natura, quindi dovrebbe appunto aiutarvi nella vostra vita, nel vostro percorso dal punto di vista soprattutto emotivo, con il 3 di coppe e la carta degli amanti. E carte praticamente stanno un po' dicendo di essere più sereni, ecco. Vediamo cosa dicono le carte dei archetipi, su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana. E abbiamo la carta del ribelle, che qui è un po' rappresentato da una ragazza hippie che vive sugli alberi, molto carina come rappresentazione secondo me. Beh, dunque l'archetipo del ribelle è quello appunto di andare un po' contro l'ordine costituito, di lasciarsi alle spalle dubbi, paure dovute a atteggiamenti o a opportunità nuove che si presentano e che sembrano essere un po' contro la normalità, il normale tran tran della vita quotidiana, ovvero abbracciare opportunità, progetti, idee che sono un po' fuori dal comune e che quindi possono un po' spaventare. In questo caso appunto questa carta sta dicendo di abbracciarle senza farvi spaventare se queste opportunità rappresentate appunto dall'asso di denari sono effettivamente in linea con ciò che sentite e non rappresentanti di desideri altrui, appunto. Dovete appunto abbracciare questa opportunità se è in linea con il vostro sentire vero, i vostri veri desideri, i vostri veri bisogni. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere gli interattivi successivi, e vi auguro una buona domenica e una buona festa di Halloween. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella dell'ametista viola. Vediamo le energie generali della settimana, i dettagli con i tarocchi e poi consigli le carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere per ottenere il massimo dalla settimana che viene. Dunque, per quanto riguarda le energie generali abbiamo la scintilla divina dell'aria. È una carta che indica una energia ancora indefinita, che non ha ancora preso forma, che però riguarda la sfera mentale, e quindi possono essere nuove idee, nuove intuizioni, anche la possibilità di chiarire delle situazioni che sono ancora confuse nella nostra mente. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Dunque abbiamo il 7 di spade come carta centrale, e poi la settimana inizia con la carta della morte, il 5 di denari, la regina di bastoni, e poi la seconda parte della settimana vede il 5 di spade, il 7 di coppe e poi la carta della imperatrice, che è un arcano maggiore. Dunque sicuramente la fine della settimana vede nuove idee venire verso di voi, perché il 7 di coppe proprio indica sogni a occhi aperti, progetti, idee che vengono nella vostra testa, e soprattutto la imperatrice indica proprio la carta, indica proprio la creatività, ecco, quindi insieme sicuramente indicano che ci saranno nuovi progetti alla fine della settimana.
Però vediamo innanzitutto cosa ci sta dicendo l'inizio della settimana. C'è la carta della morte in apertura, che è un arcano maggiore che indica proprio una fine di una situazione, la fine di un rapporto, però la vedo molto più in linea generale come la fine di una situazione per voi che porta a una trasformazione profonda nella vostra vita dal punto di vista proprio materiale, non particolarmente piacevole, perché il 5 di denari indica appunto sentirsi un po' isolati, sentirsi con una mancanza di risorse proprio materiali, quindi ci può essere la fine di una situazione lavorativa, la fine di una qualsiasi relazione di tipo lavorativo, oppure comunque una situazione che vi portava delle risorse e che quindi come conseguenza all'inizio della settimana vi vede un po' in bisogno, ecco, sentite il bisogno di ciò che è finito nella vostra vita. Però devo dire che voi avete un grande carattere, una grande personalità, perché la regina di bastoni proprio indica una persona molto forte, una persona molto carismatica, con una forte personalità, e quindi questo mi porta a leggere le carte comunque con uno spirito positivo, perché sì, temporaneamente questo tipo di trasformazione vi porta a una penuria di risorse materiali su cui fare affidamento, però vi ha anche creato molta fiducia in voi stessi, vi vedo molto energici in questa settimana, quindi sicuramente non siete delle persone che passivamente accettate la vostra realtà, che avete le risorse caratteriali e le risorse anche, diciamo, di tipo come capacità per poter gestire questa nuova situazione nella maniera migliore. Le altre due carte, che sono il 7 di spade e il 5 di spade, indicano che probabilmente dovrete un attimo difendervi, appunto lottare un po' con gli eventi, appunto. La carta del 5 di spade indica anche un po' dei conflitti anche interiori, comunque un senso di dubbio, di fatica mentale, ecco, mettiamola così, che però appunto ha vita breve, un po' perché appunto voi avete l'energia, la personalità della regina di spade, un po' perché vedo che subito dopo, verso la fine settimana, già state andando verso altri progetti, quindi sinceramente sicuramente questo cambiamento importante che probabilmente è avvenuto i giorni precedenti, questa settimana, che ha delle conseguenze ancora in questa, vi crea appunto dei conflitti interni, dei dubbi, un senso un po' di sconfitta, però appunto in maniera non eccessiva, tant'è vero che io vi vedo molto molto pieni proprio di risorse morali, se non materiali, insomma ve la caverete tranquillamente. Il 7 di spade è
una carta che può indicare appunto vi consiglia di avere un profilo un po' basso, appunto di lasciare alle spalle situazioni di conflitto possibilmente che si possono creare e pensare a voi stessi appunto andare verso situazioni decisamente più tranquille. Il 7 di spade solitamente indica un atteggiamento un po' schivo, non aperto, ecco, non molto comunicativo. Probabilmente anche nel vostro entourage ci possono essere delle cose non dette, però appunto le due carte del 7 di spade e del 5 di spade insieme stanno a indicare che è meglio neanche avere dei conflitti aperti con gli altri, perché sarebbero comunque perdenti. Quindi avere un atteggiamento guardingo, nel senso pensare ai propri affari e andare oltre qualsiasi possibilità di conflitto con altre persone. Comunque sicuramente di evitare anche rovelli mentali. Questo diciamo in linea generale, quindi riassumendo, c'è stato un cambiamento di cui ancora subite un po' le conseguenze, una fine di un qualcosa vi ha lasciato senza, cioè vi ha lasciato con un senso di mancanza, come se delle risorse proprio materiali fossero venute meno, un senso di isolamento. Ci possono essere le potenzialità appunto per dei conflitti, per delle cose non dette da parte di altre persone, però appunto voi avete da vostra parte un atteggiamento estremamente forte, un atteggiamento anche positivo, propositivo, con la regina di bastoni. Tra l'altro è una persona creativa, la regina di bastoni, un po' come l'imperatrice, e quindi riuscirete ad andare oltre questo atteggiamento un po' di confusione, di anche un senso un po' di sconfitta, di precarietà che vi vede protagonisti appunto durante la settimana, perché appunto alla fine della settimana, grazie al 7 di coppe e alla regina di scusate, all'imperatrice, vedo già che avete degli altri progetti in testa, delle nuove idee, tutto sarà molto più chiaro e l'imperatrice appunto promette frutti che arriveranno nei giorni successivi grazie a queste nuovi progetti, nuove idee in mente. La carta della scintilla divina dell'aria indica appunto di fare chiarezza nella vostra testa, perché il 5 di spade può indicare anche dei conflitti interni, di varie idee che confliggono fra di loro, soprattutto anche insieme al 7 di coppe, che solitamente indica varie opzioni fra cui scegliere, varie idee che magari sono contrapposte le une alle altre. Quindi una volta che riuscite a fare chiarezza dentro la vostra testa, potrete andare verso nuovi obiettivi, nuovi progetti, e lasciarvi alle spalle appunto questo senso di precarietà, di sconfitta, che sono rappresentati dai 2-5 di denari e di spade. Il 5 nei tarocchi è sempre indice di cambiamento repentino che sconvolge un po' l'equilibrio preesistente, quindi sicuramente avrete questo senso di precarietà, questo senso di squilibrio questa settimana, che però appunto avrà la sua fine
verso la fine della settimana, dove nuovi progetti, nuove idee, nuove opportunità verranno verso di voi. Questo in generale. Dal punto di vista lavorativo c'è per alcuni di voi la perdita di un lavoro, la perdita di un ingaggio, la perdita di un cliente, per altri di voi comunque dei cambiamenti, se siete per esempio dipendenti, dei cambiamenti nella vostra situazione lavorativa che vi diminuiscono le risorse materiali a vostra disposizione. Questo vi crea appunto un senso di confusione, un senso di scoramento, però grazie alla vostra personalità comunque molto forte, molto carismatica, anche molto creativa e anche molto in grado di creare delle connessioni con altre persone che possono appunto creare insieme delle nuove idee, dei nuovi progetti, riuscirete a fine settimana ad avere già una nuova opportunità in vista che darà i suoi frutti nei giorni a venire, con la carta della imperatrice, che è una carta molto fruttifera, direi, appunto. È la carta della creatività, la carta dei frutti che arrivano, del numero 3, che quindi è un risultato, una generazione di qualcosa, una concretezza che sta arrivando nella vostra vita. Dal punto di vista sentimentale pare con la morte che ci sia un cambiamento estremamente importante nella vostra relazione, che può appunto creare forti squilibri e soprattutto tanti rovelli mentali dentro la vostra testa, però appunto già alla fine della settimana vedo che riuscite a porre da parte questi dubbi, queste frustrazioni che sono state generate da questo cambiamento profondo e riuscirete praticamente a riequilibrare la vostra relazione o la vostra comunque emotività. Se siete singolo è perché appunto c'è stata la fine di una relazione, se non recente ma che comunque ancora vi pesa parecchio. Vedo proprio la fine di una relazione con la carta della morte seguita poi dal 5 di denari. Può esserci ci possono essere anche dei conflitti verbali con il vostro ex o con la vostra ex partner, con il 5 di spade, delle cose fatte alle spalle. Tutto ciò le carte non lo considerano molto proficuo, quindi se vengono a voi da parte del vostro ex partner, cercate di evitarlo, cercate di avere di stare nel vostro guscio, perché appunto sono i conflitti rappresentati dal 5 di spade, dei conflitti abbastanza futili e abbastanza sterili, quindi non servono a poco. E comunque anche per voi che venite dalla fine di una relazione che ancora vi pesa, vedo che durante la settimana farete un percorso di chiarimento con la scintilla divina dell'aria e riuscirete a guardare oltre e a probabilmente anche a trovare ad avere dei nuovi incontri che creeranno dei sogni o comunque delle speranze nel vostro cuore, con il 7 di coppe. Cercate appunto però di non essere tanto per aria con la testa, perché il 7 di
di coppe, soprattutto in ambito amoroso, indica sempre un po' dei sogni ad occhi aperti che devono ancora concretizzarsi, però sono molto fiduciosa perché la settimana comunque anche dal punto di vista sentimentale finisce con la carta dell'imperatrice, che è una carta molto positiva, molto fruttifera, molto anche sensuale dal punto di vista sentimentale, quindi sicuramente vedo dei nuovi incontri in vista che magari arriveranno nei giorni successivi per chi è single. Vediamo per chi invece è in relazione, la carta dell'imperatrice può anche indicare proprio dei progetti fruttiferi all'interno della relazione, qualcosa che riuscirete a creare con il vostro partner che appunto sognate di fare insieme con il 7 di coppe. Vediamo cosa indicano come consigli le carte degli archetipi e abbiamo la carta del dipendente, di colui che è dipendente da droghe, diciamo, mettiamola così, che è un archetipo che ci aiuta a evitare dipendenze da qualsiasi cosa, da una situazione, da una persona. Ed è, direi, molto appropriata in questo caso perché quello che sta a indicare questa carta è di non attaccarvi a idee passate, a situazioni che ormai sono finite con la carta della morte, perché fondamentalmente non ne dovete essere dipendenti. È una situazione, è una relazione per alcuni di voi ormai finita, e dovete appunto guardare oltre, non sentirvi dipendenti da nulla perché voi non ne avete bisogno. La carta della regina di bastoni e dell'imperatrice indica che avete tutte le risorse per guardare oltre ciò che è finito, ciò che è passato e guardare al futuro in maniera positiva e fruttifera per voi, nel senso vantaggiosa, con nuove opportunità che si presenteranno sicuramente. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato gli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale, se non l'avete già fatto soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E io vi auguro una buona domenica e soprattutto un buon Halloween. Ciao! E eccoci arrivati alla terza variante, quella della calcite arancio. Vediamo le energie generali della settimana, i dettagli con i tarocchi e poi i consigli delle carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere per ottenere il meglio da questa settimana che viene. Fa pure rima. Dunque vediamo innanzitutto le energie generali e abbiamo la grande madre del fuoco. È una carta molto positiva perché indica proprio successo, carica vitale, energia, ottenimento dei propri progetti, quindi sicuramente una carta molto positiva che vi vede proprio seduti su un trono perfettamente in controllo della situazione e generante soprattutto risultati. Vediamo innanzitutto però i dettagli con i tarocchi e abbiamo la ruota della fortuna come carta centrale della settimana, mentre la settimana inizia con la carta del diavolo, carta della temperanza, del 2 di coppe, e la seconda parte della settimana vede il 2 di bastoni, l'asso di bastoni e la carta del bagatto o mago. Beh, è una settimana estremamente energica, vedo proprio molta carica vitale, sicuramente l'energia è confermata, è veramente intensa in questa stesa perché abbiamo
l'asso di bastoni e poi il mago, e anche sicuramente la carta del diavolo. È una bella carta di passione, di energia. Dunque, la carta, io porrei innanzitutto l'attenzione sulla carta della ruota della fortuna, che è una carta di svolta, di cambiamento importante, fondamentale, direi quasi karmico, che sta appunto arrivando nella vostra vita durante questa settimana. È anche la carta centrale della stesa, quindi ha un ruolo estremamente importante questa carta, e indica proprio che c'è un cambiamento molto importante che sta arrivando verso di voi. E, un cambiamento che è positivo, ve lo dico subito perché sennò a volte i cambiamenti spaventano, però in realtà in questo caso è positivo, perché appunto subito dopo vediamo che ci sono le carte del 2 di bastoni, dell'asso di bastoni e soprattutto del mago, che indica un forte potere nelle vostre mani, una situazione proprio di capacità di gestire la propria vita, di potere, di consapevolezza, di nuovi inizi, appunto. Dunque, la carta del diavolo all'inizio sicuramente indica una forte passione, ma anche una passione che vi vincola e che vi sta influenzando da un po' di tempo. Può essere legata appunto a un'altra persona, perché il 2 di coppe indica appunto una relazione con un'altra persona che quindi è anche un po' vincolante, è una passione molto forte. Mettiamola così, se si sta parlando invece di una situazione di lavoro, può essere anche appunto dei vincoli che sono stati creati in ambito lavorativo, però appunto è un vincolo che un po' vi limita, sicuramente crea delle catene, perché il diavolo solitamente appunto rappresenta delle costrizioni che vi sia esterne che interne, nel senso che i vostri desideri, le vostre necessità, a volte anche materiali, alla fine vi limitano nelle azioni. Vedete queste due figurine sono legate appunto al diavolo da delle catene, quindi un po' come se i vostri desideri, le vostre passioni, le vostre necessità materiali in realtà vi costringessero a limitare le vostre azioni, vi limitassero proprio nella vostra libertà d'azione soprattutto. La carta della temperanza è una carta appunto di anche questo di limite, nel senso che vi sta dicendo che questa catena che vi portate dietro non vi permette appunto di avere obiettivi molto ambiziosi. È da un po' di tempo che vi trovate in questa situazione, perché la temperanza è una carta di lungo periodo e che appunto sta a indicare che da un po' di tempo che vi sentite vincolati, che vi sentite un po' limitati nei sogni, nelle azioni, nella vostra possibilità appunto di interagire di creare la vostra realtà fondamentalmente. Però appunto per, come dire, una svolta anche volendo esterna, perché la carta della ruota della fortuna indica appunto qualcosa che è un po' nell'aria, che comunque doveva arrivare, c'è un cambiamento proprio importante che cambierà un po' la vostra situazione in maniera abbastanza definitiva, perché appunto subito dopo vi vedo invece molto in potere, nel senso avete proprio il globo, come è indicato in questa carta, il mondo tra le vostre mani, e
avete la possibilità di progettare la vostra vita da soli, senza ulteriori vincoli. Quindi riuscite a liberarvi dalle catene questa settimana che vi un po' vincolano. L'asso di bastoni indica proprio nuovi progetti, nuovi inizi. È una carta molto bella, che indica proprio una nuova fase della vostra vita in cui voi riuscite proprio a decidere da soli e creare nuove prospettive per voi stessi. Tant'è vero che subito dopo la settimana vede la carta del mago, che chiude anche la stesa, quindi la settimana, che è una carta estremamente di potere, perché il mago è colui che crea la propria realtà secondo il proprio desiderio. Vedete che davanti a sé ha tutti gli elementi necessari per creare la propria realtà. Questi sono i simboli dei semi dei tarocchi: la coppa, la spada, il bastone, il pentacolo. Quindi sono gli elementi che rappresentano un po' i vari aspetti della realtà, e lui, il mago, riesce appunto a gestirli, a trasformarli secondo il proprio volere. Quindi è veramente una bellissima stesa dove voi riuscite finalmente a svincolarvi da catene che vi opprimono un attimo, e riuscite finalmente a volare alto. Questo dal punto di vista generale. Dal punto di vista lavorativo c'è appunto un vincolo nell'ambito lavorativo che vi opprime, probabilmente legato a dei rapporti di lavoro, però appunto riuscite probabilmente anche grazie a un collega, qualcun altro, un cliente, qualcuno con cui riuscite a creare una buona relazione di lavoro, come indica appunto il 2 di coppe. Riuscite a creare questa svolta rappresentata dalla ruota della fortuna, e finalmente a poter espandere i vostri progetti, le vostre possibilità. Vi vedo molto attivi nella progettualità nella seconda parte della settimana, perché avete intenzione di creare una nuova attività, un nuovo inizio, magari attività parallele rispetto a quelle che avete, comunque a crearvi una sorta di base per la vostra indipendenza professionale rispetto appunto a dei vincoli che sentite di avere. E la carta del mago proprio indica che ne avete le capacità e le risorse per poter dare un nuovo inizio alla vostra vita professionale. È una stesa molto, molto positiva anche dal punto di vista proprio lavorativo. Dal punto di vista sentimentale c'è una dipendenza, una codipendenza nei confronti del vostro partner, una persona che vi piace. È qualcosa da cui dovete fondamentalmente guarire, come indica la carta della temperanza, che è una carta di guarigione, di trasformazione lenta interna dentro di voi. E dal punto di vista sentimentale io vedo proprio la temperanza come un processo di guarigione interna da un vincolo, da una codipendenza che avete, e che diciamo a termine con se siete singolo appunto con l'incontro di un'altra persona, perché c'è il 2 di coppe con la ruota della fortuna, che appunto vi rigenera, ed è evidentemente in questo caso un incontro fondamentale per voi, perché c'è la ruota della fortuna. Direi a volte appunto in questo caso potrei anche dire karmico, che vi dà molta passione e vi dà proprio lo spunto, la possibilità di creare una nuova fase sentimentale nella vostra vita. Quindi per i singoli questa è una settimana molto molto positiva, molto importante, perché vedo proprio un incontro fondamentale.
Se siete in una relazione, io vedo che c'è una forma di codipendenza da cui dovete un attimo appunto guarire, cercare di essere più autonomi, perché fondamentalmente una codipendenza che vi pesa, non è una codipendenza di cui siete felici, anche sotto sotto fondamentalmente non vi piace. Riuscirete questa settimana appunto a creare le basi per in realtà una maggiore autonomia e una maggiore parità di ruoli all'interno della relazione. Vi vedo molto in potere, vi vedo molto anche volenterosi nel volerlo fare. C'è proprio un nuovo inizio all'interno della relazione, molto più positivo per voi. La grande madre del fuoco indica proprio successo, indica potere, indica capacità di gestire la propria forza, e le altre carte veramente indicano questo, perché l'asso di bastoni indica non solo passione, ma anche proprio il bastone del comando fondamentalmente, e soprattutto la carta del mago indica proprio che riuscite a cambiare le basi della vostra relazione grazie alla vostra volontà. Però se c'è appunto, cioè la codipendenza solitamente è una cosa psicologica, quindi siete voi che cambiate, che riuscite finalmente a svicolarvi e creare una relazione sana grazie alla carta della temperanza, un processo che evidentemente state percorrendo da un po' di tempo, che finalmente in questa settimana ha una svolta, uno scatto ulteriore, molto positivo, molto concreto. Vediamo adesso il consiglio sull'atteggiamento migliore da tenere questa settimana, a parte delle carte degli archetipi, e abbiamo la carta della dea. La carta della dea un po' è quella, la sorella della imperatrice nei tarocchi, che indica appunto una forza vitale molto forte, che può essere utilizzata appunto per migliorare la propria vita, cioè essere coscienti, quello che vi sta consigliando questa carta, di essere coscienti del proprio potere, della propria forza vitale, e quindi farne uso. Indica anche passione, anche creatività, generazione di situazioni in linea con le vostre esigenze, un po' come la carta della imperatrice. Insieme alla carta del mago sicuramente indica che avete un forte potere dentro di voi, che riuscite in questa settimana ad utilizzarlo per appunto cambiare la realtà proprio nel materiale attorno a voi. Diciamo, entrambe le carte vi consigliano di avere fiducia in voi stessi e di utilizzare le vostre risorse per dare una svolta alla vostra vita, perché comunque potete farlo, ne avete le capacità, ne avete le risorse, e riuscirete sicuramente. Bene, spero che questa stesa vi sia stata di ispirazione e vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. Io intanto vi auguro buona domenica e un buon Halloween. Ciao!